Avrai certamente notato lo sfondo qua dietro. Ogni nuovo stile che faccio aggiungo un pallino. Magari un giorno avrò tutto il cartellone verde. Una cosa bella di fare la birra in casa è che si possono provare nuovi stili, anche difficili da trovare in giro, ed è proprio il caso della British Brown Ale. Un esempio commerciale potrebbe essere la Newcastle Brown Ale, ma a parte quello, a livello craft, non ho trovato molti esempi, probabilmente non ho cercato bene. Quindi ho deciso di brassarla in casa. Io sono Lucio, questo è un Brewing Diary dove tengo traccia delle mie esperienze nel mondo della birra fatta in casa e ora c'è la sigla. Il BJCP definisce questo stile come una British Ale maltosa, quindi decisamente improntata sul malto, con i sentori tipici del caramello e senza quelli del tostato che sono caratterizzanti più per una porter. Il colore in questo caso è più sul marrone. E prima di iniziare con la ricetta ti chiedo di lasciarmi un like qui sotto per supportare questo canale. Per questo Brew Day ho usato un'acqua sbilanciata sui cloruri in modo da esaltare le note maltate che sono imprescindibili per questo stile. Ho supportato la parte caramellata richiesta dallo stile con un 9% di malto caramel su una base del 72% di Pale Ale e un 10% di malto Munich. A completare il profilo, per provare a dare delle note nocciolose e il colore brown, ho usato 5% di malto brown, 2% di crystal e per il colore un 1% di chocolate. Ho fatto un ammostamento sulle beta amilasi con una temperatura di 65 gradi per 60 minuti. Avevo smesso di fare mash out, ma a quanto pare mi permette di migliorare la limpidezza del mosto che porto in bollitura. Infatti, fluidificando il mosto ho la possibilità di rimontarlo più facilmente prima di passare allo sparging. In bollitura ho aggiunto i classici luppoli inglesi, ormai onnipresenti nel mio magazzino, quindi Bramlin Cross e Esken Golding, per arrivare a 24 IBU totali. Ormai sono affezionato all'Irish Moss che sta diventando imprescindibile per avere un mosto pulito da buttare in fermentazione. Per questa cotta sono stati sufficienti 4 grammi, quindi meno di mezzo grammo al litro, gettati in bollitura a 10 minuti dalla fine per avere un mosto molto limpido. Al momento dell'inoculo ho usato un classico S04, lievito quasi neutro inglese e che conosco molto bene, quindi non mi dà molte sorprese. Essendo la prima volta che brasso questo stile, ho deciso di andare sul sicuro con lievito e luppoli, usando varietà che conosco molto bene, in modo da potermi concentrare di più sul grist e capire cosa cambiare riducendo il numero di variabili incognite in gioco. Infatti ho usato 6 tipi di malto, e quindi ho deciso di percorrere la strada di non aggiungere troppe incognite, mantenendo quindi conosciuti lievito e luppolo, in modo che riesco a intervenire capendo cosa cambiare in caso di errori. Questo di solito è il metodo che utilizzo per approcciare una nuova ricetta, ma se ci sono consigli, suggerimenti, sono sempre ben accetti nel box dei commenti qui sotto. Comunque, problemi ce ne sono stati, altrimenti sarebbe stata la classica birretta in cui fila tutto liscio, abbastanza noiosa. In fermentazione, misurata la prima volta con il floaty, link in descrizione, ho avuto un'attenuazione esageratamente alta. Sto ancora investigando sulle cause, anche se per ora mi limiterò a fare una pulizia e sanificazione più aggressive, anche se non ho la sicurezza che sia stata effettivamente un'infezione. Come ultima nota, al momento dell'imbottigliamento ho avuto una limpidezza quasi esagerata. Un po' mi spaventava visto che non sono abituato a quel livello così esasperato di limpidezza. Il colore era davvero piacevole e a un primissimo assaggio non sembra ci siano difetti particolari, quindi direi che la fermentazione è andata bene. E questo è tutto. Ma prima di concludere il video, se sei tra quel 50% di persone che guardano i video senza essere iscritto al canale, clicca sul tasto iscriviti qui sotto. Lascia un like se il video di questa settimana ti è piaciuto e alla prossima!